Eccoci qua, torno in Vampyr, perché sennò non vado più avanti. Bisogna andare avanti, un attimo che vedo se se c'è la live. Un attimo che ricarico sul PC la pagina di YouTube. Eccola qua. Vediamo se si sente. Esatto, ci sono. Allora, Vampyr, siamo rimasti a un punto morto l'ultima volta. Devo andare nel West End, ma non riuscivo a trovare come cazzo entrare nel West End. Forse ho capito come, perché mi è venuto in mente che non ho proprio visto tutto. Poi la situazione in certi punti è critica, quindi abbiamo un testo in braille da portare al tipo là, quindi oggi farò un giro per curare le persone, visto che sono un medico e in certe zone c'è una zona, visto che addirittura è critica, neanche grave, è critica la situazione, quindi devo andare per forza a dare una pulita anche di vampiri. E poi provo se riesco a fare una cosa veloce, porto il testo al tipo, così magari mi si sblocca qualcos'altro e rivado nel punto in cui penso di aver capito come entrare nel West End, perché devo andare a un incontro con la setta degli arcivampiri là, che cazzo è. Eh, come cazzo si chiama? Sì, la setta di Asgard, dei vampiri. Allora, qua vabbè ci sono le mie cosette, qua ho potenziato anche il bastone. Sì, ero rimasto praticamente al porto. Ammazza che salto. Sì, allora qua ho sbagliato. Perché è andato là? Esatto, qua. Allora, ho visto che certe zone sono veramente prese male. Dove cavolo sono le zone? Eccolo qua. Allora, all'ospedale ho 1, 2, 3, 4 malati. Quello non lo trovo mai, sto qua. Non so dove cazzo sia. I Chavo Torms, non so. No, questo è il porto. Sono qua, quindi devo cercare questi qua e curarli. Rufus. Questo e curarli. Al porto la situazione però è stabile, e non è male. Però qua è grave ed è all'ospedale, perché ne ho 3 ammalati e sarà pieno di vampironi. Qua addirittura è critica. Whitechapel è critico. Comunque Whitechapel devo andare. Ci sono solo 2 malati, ma deve essere stracave perché mi sono ciucciato 4 persone. E questo poi sarà il West End, ma devo ancora andarci. Ok, allora intanto cerchiamo le persone qua da curare. Questo è in salute, che l'ho curato l'ultima volta. Quello è in salute. Ok. Qua cercherebbe il cancello ma non vado. E qua poi è chiuso. Ok. Allora di qua non c'è sta nessuna. Ero convinto di essere su un altro gioco. Stavo per fare il salto verso l'acqua, pensa a te. Questi due sono in salute, tutti e due. Ok. Qua altre persone non ci sono. Andiamo su di qua. Vediamo se troviamo quelli che stanno male. C'è un bambino che piange, anche trovato. Qui qua si scende, ma non ci sta nessuno. Ma che cazzo sono tutti gli altri? Questo sta male. Good evening, Mr. Fishman. Yeah. No, vabbè, questo mi sta anche sul cazzo. Quasi quasi me lo ciuccio, questo mi sta anche sui coglioni. Do you require medical Ma assistance? momentaneamente non vorrei ciucciarmi la That's gente. something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the Messaggi health of non his ne ho, patients. ogni tanto butto l'occhio. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. Sì, vabbè, non statela a tirare, dai. Prenditi sta I don't medicina, know non which kind rompere of il doctor cazzo, you're used to dai. dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reid? I would say it's a convenient way for gaining people's trust.
Vediamo se ci sono robe nuove qua. No, qua no, e questo gliel'abbiamo già chiesto Goodbye, tutti. Mr. Tanto l'ho già Fishburne. trovato Sean Temple, l'ho anche trasformato. Qua non ci sta nessuno, questo però l'abbiamo curato adesso, mi pare, sì. Ok, poi c'era la tipa, forse qua, questa qua chi è? Cos'è sta roba qua? Che vedo del sangue. Mi sa che è la donna quella lì che devo curare, forse. No. Questi sono sempre quelli là. Ricordarsi la porta della vecchiaccia, dov'è? E quello l'abbiamo appena curato. Allora, perché beve, che guarda medicina, Cerco di cronica. Qua non sta nessuno. Ma io vedo una presenza, un'anima, no? Qua sotto, vedete? Che c'è qualcuno lì. Dentro sta casa qua. Forse qua devo bussare. No. Che palle, non mi ricordo come cazzo sono andato a quella casa di quella donna là. Forse di qua. Josefina Cox, no, ma c'è. Là c'è una vituzza, ma non so come andarci. Forse da qua. No, ma sono lì scalzo. C'è il sangue a manetta qua però. No, ma non, le persone non sono dove ci sono gli scalzi. Questo continua a maneggiare. Vabbè. Spalanca. Quasi il baletto. Ma l'avevo curato l'ultima volta. Questo è malato, vedi che l'ho trovato. È alcolizzato, è malato. Good evening, Mr. Delaney. What? Ah, Ah, you're Mr. that Delay, doctor. quello alcolizzato, quello. Vediamo la sua vita a Londra. Ah, che c'è un altro qua. Sei un da vera l'ha salvata. Is it true Sean Hampton saved your life? Yep. A sad saint grabbed my soggy ass and brought me back to the pier after I fell into the canal. I was a wreck back then. Were you thankful for what he did for you? Sean Hampton really acted like a saint that day. But I suppose I'm just another lost soul who doesn't deserve to be saved. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. Sì, vabbè. Non ho sbloccato un cazzo. Goodbye, Vabbè. Mr. Delaney. No, lo devo curare, cazzo. Good evening, Mr. Delaney. What? Oh, you're that doctor. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Goodbye, Mr. Delaney. Vabbè, l'ho curato. I think I'm losing my mind. Lei sta bene. Lui sta bene, lui sta bene. Vediamo se c'è altra gente su. No. Ricetta un Watts, ma sta bene. E poi va? Scusa. Ok. Vediamo un attimo se abbiamo curato tutti questi qua. No, mi manca questa, mi manca. Che è Rufo Kingsbury.
Ah, il ragazzetto, E anche questo mi manca. Era il cacciatore di vampiri. Che Anemiat, credo. Sono dei cacciavampiri, c'ha tutto. I should just run Però as quello fast as era I al can. porto da un'altra parte, non era qua. Dove It's sono? locked. Ho chiuso a chiave di qua, cosa c'è? Ti si torna di qua, sono delle scale, vabbè. Vabbè, niente da fare. Cosa che beve sempre. Vabbè, questi li abbiamo aiutati, qua niente, si va fuori qua a vedere il mare. Vabbè, usciamo di qua. Si sale di qua e si saliva anche di là, ok, vabbè. Ok, dopo. Quelli là, allora per trovare quelli là devo tornare però verso le fogne. Che era di qua. Se non sbaglio. No, di qua sono il porto occidentale. E c'è un Vulcod che è anche bello tosto a livello 24. Lascerei anche perdere qua. Oh. No, ci sono quasi, devo andare di qua. Se non sbaglio devo andare di qua. I tappi no, li lascio perdere. E qua c'è un coglionazzo però. Che palle questi che si materializzano. Ciao. No, però mi devo cambiare la cosa, aspettate. Mi devo cambiare la special qua perché la rabbia mi fa cagare, mi rimetto questa. Ok. Dove cazzo sta andando? Sì, sono giusto. Qua. Va bene, dai, beast, dai, vai a cagare, dai. Ok, sono giusto. Nota della guardia di Pliven abbiamo trovato. Di recente alcune nostre sentinelle hanno notato la presenza di un vicino al porto dell'Istella. È probabile che vedete fare la ronda di notte. Vabbè, non c'è una minchia. Ah, nell'East End devo andare perché sto facendo la ronda là. Dov'è l'East End? West End, nell'East End. Dove cazzo sei? Se questo è West.
La villa dei Reid, allora dov'è? È vicino a Club Asgard. Boh. Potrei rintracciarlo forse quel coglione. Dov'è? Eccolo qua. Se io faccio rintraccia. Ah ma no, perché la missione l'ho fatta. Bottino di guerra mi manca anche da fare. Allora. Sì, devo andare di qua. Però devo andare là, mi sa. E allora devo fare il ponte. No, sto andando dalla parte sbagliata. Porca puttana. Ok, giusto di qua. Devo andare di qua e poi a destra. Esatto, vicinanza del rifugio. Perché sto andando indietro, vicinanza del rifugio. Però il quartiere è stabile qua. Scusa. Il rifugio notturno là, quindi devo andare. Allora giusto. Che vedi che questa mappa è al contrario, cazzo. È giusto di qua. No, dice che il rifugio notturno è qua. Ok, quello è posto. C'è che è stabile qua la situazione. Dove ascolta gli vado in culo al cacciatore di vampiri, non lo trovo. Sì, ho letto la lettera che sta facendo la ronda, ma non so dove la sta facendo la ronda, però quel coglionazzo. Dai, vattene a fare in culo, dai.
Me lo picchiano. Ah, l'ho trovato. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reid, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Do you need my medical attention, sir? Actually, I may. Vabbè, lo curiamo. In my line of work, I have to stop at any sign of infection. Treating a vampire hunter's wounds is certainly a first for me. I'm happy to help you, of course. Thank you, Dr. Reid. Your support means a lot. You've never faced, let alone killed, a vampire, Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. Stop fooling yourself. You've never faced a vampire before. You wouldn't stand a chance. Well, that's not true, sir. I've already faced one of these creatures. Oh, really? And you're still alive. Well, we did not actually fight. I let it go. What do you mean? I entered the vampire's den. The stench was terrible. I was ready to kill it. But then I saw it. Just a suffering soul like you and me. I spared her. Tell me about the vampire you spared. It was... She was a girl. Her body was a mess. I could see pus running from the deep wound. She was crying in pain. Ah, si ricollega a quella delle foglie. That's what defines us as human, Ichabod. Yes, but she was a truly evil creature. I'm haunted by the tragedies she caused ever since I spared her. Goodbye. And good hunting, Mr. Throgmorton. Lo prende anche per il culo. Non sa che non ho più niente da chiedere, quasi quasi me lo ciuccio lui, sai. Fa questo coglione. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reid, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Esatto, non ho neanche più niente da chiedergli. Però è livello 4 lui. Io sono a livello... Ah, non ce la faccio. Ma sarei il prossimo a crepare. Dato che sei anche un cacciatore di vampiri. Qua ci sono dei soldi, buono. Cazzo ci faceva qua da solo? Allora, niente, adesso dovrei andare là, però vorrei andare prima a Whitechapel, però Whitechapel è tanto distante. Qua c'è la testina anche. Proviamo ad andare nel West End che sono vicino. Forse ho capito come si fa ad andare. Allora, intanto mi sa che devo andare su di qua. Nel senso che adesso sono qui e devo andare di lì. Sì. Keep out.
No, devo andare dentro qua. Non di là, devo andare di qua. Che cazzo, non si capisce un cazzo di sto posto. Lupara usata, buona la lupara. Aia. È andato. Non era andato. Ok. I can't believe I'm doing this. Non era andato proprio per il cazzo. Ma devo andare di qua? No. Devo andare di là. Ok. Esatto. L'altra volta ce l'avamo quasi, devo aver sbagliato di poco. I cannot enter. Allora, dove era andato l'altra volta? Se non era qua. Comunque l'avevo trovata la parte, era giusta. Dove mi ero imboscato? No, ma sto tornando indietro, boia, porco. Devo arrivare in quel punto questo. Chi è? Chi è che mi ha scritto? Vediamo. Buonasera, sono venuto per il prelievo. Sì, adesso glielo faccio. Aspetti un attimo, glielo faccio subito. Devo andare là, mi sa. E io sono là.
Anzi, io sono qua. Ah no, dovevo fare tutto il giro così. Ma per me si poteva entrare da qua, forse. No. Scusa. Da qua no, dice di no. Da là secondo me entro. Allora, da qua sto tornando indietro, riproviamo. Adesso ho messo anche da spunta, vediamo se riesco a trovare il punto. Che cazzo. No, di qua ti dice che non puoi entrare. Ok. Allora proviamo a fare il giro lungo, dai. Ah, mi sono messo la spunta così so che sono andato di là. Vai a prova. Oddio. Che cazzo sono? Ok, ne manca uno, mi sa l'appello. No. Topi, topi, topi. Ok, siamo giusti. Devo andare giù qua. Che non c'è sta una mazza. Siamo giusti. Devono andare. Aspettiamo che si accoppano un po' tra loro. Ingrato, ingrato, ti ho salvato il culo. Merda. Prima te salva, poi t'accoppo. Ok. Dopodiché, da qua. Allora, devo andare giù dritto. Però dritto, è una parola giù, qua sarà. No. Qua allora. Sì, perché qua è casa di Ashbury. Quindi se io vado dritto arriverei qua. Esatto. Che però qua dice cargamento. Esatto. Forse ho trovato dove si va. Vedi, arriverei là, ma mi dice che è chiuso. Vedi? It's locked, all right. Esatto. Allora, it's locked, te sballo da sta parte. Allora, se io vado di qua. Forse sta andando qua intanto.
Ma perché te la prendi con me, pezzo di merda? Bravo. Tieni. E vattene a fare in culo, dai. Ok, se io vado di qua. No, ma mi sa che sto andando tanto fuori dalla parte dove volevo andare io, No, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto, di qua. È giusta, forse abbiamo trovato la maniera di andare, aspetta. Perché di qua ero passato l'altra volta che qua camminava piano e c'erano dei mostri. Ed ero vicino, qua ci sono dei coglionazzi qua. No. Che quindi sei costretto, forse era di qua che dovevo andare. Non vedo, no, non è qua. E comunque qua da qualche parte qua c'è la parte per andare, secondo me. No, ho fatto il giro tondo. È qua da qualche parte, ragazzi. Lo sento che è qua, ma non mi ricordo. Perché qua c'era un cancello mai chiuso. Deve essere qua da qualche parte. Allora, aspettate. It's locked, all right. Non ci credo, è chiuso anche qua. Porca di quella troia, però. No, deve essere qua, ma io non riesco a trovare la parte, che cazzo. Avete visto dov'era? Te la fare in culo. Ho sprecato l'attacco per il cazzo, vediamo. Vedete che sono entrato. No, sono entrato a Whitechapel da qua. Che palle, posso dire che palle.
Però scusa un attimo, si è sbloccata la porta. Allora, questa cazzo di porta, che cazzo di porta è? Ok, è questa. E allora devo andare dritto, cazzo, che sono beati i mongoloidi, ragazzi. I mongoloidi, cioè io sono un mongoloide. Vedi che era qua, ve l'ho detto che era qua. Sapevo che c'ero, ma non capivo dove cazzo dovevo andare. Invece guardate dove bastava andare qua. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Ok, adesso attention perché ci sarà pieno di gente. Tanto lì. Qui c'è già un rifugio, mi sa. E intanto qui prendiamo ste robette. Intanto vediamo se lì effettivamente c'è il rifugio. C'è gente comunque. Vabbè, io da qua dove cazzo devo andare? Sto andando dalla parte sbagliata. Solito. 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 Proprio di là devo andare. Sì, vabbè, quello adesso lo accoppo così, guardate. Ma che spara. Era anche tosto questo da accoppiare. Ok, devo andare di qua. Col cazzo. Devo andare di qua. Sulla mappa è rovescia, non si capisce mai una minchia. Mi sa che devo andare dentro là. Ma cos'è sta roba? No, non devo andare qui. Però qui sbloccherei il cancello che prima era chiuso dall'altra parte. It's locked. No, è bloccato anche di qua. Molto bene. Una voce di donna, Però ho sentito... The Asgard Club. The heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Quella è. Che è questo? Sa chi è questo ragazzotto? May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. Aspettate, sto guardando il seme, ho visto che mi è arrivato un messaggio. Boh, non vedo. Boh, arriverà. Allora, neanche io ci penso qual è questa nuova battaglia in cui parli. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget.
They're here too. They're everywhere. Vampires. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. The epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. So many things have happened. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Ma c'è gente che mi sta mandando i messaggi, ma state scrivendo volgarità, secondo me, perché non ve li pubblica. Non so cosa cavolo state scrivendo. Dovrei andare su YouTube Studio a vedere cosa vi hanno bloccato, perché se non mi compaiono su YouTube vuol dire che state scrivendo robe volgari. Quindi o scrivete in maniera pulita o fate a meno di scrivere. Oh, che cavolo. Vabbè, lasciamo andare. You should try to sleep. Sei anche a mal però, aspetta un attimo Clarence, vieni qua Clarence che te cura. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? Ma non rompere il What cazzo. can I say? I haven't lost my old habits. I hope we're talking about the same habits, old friend. Ma potrei anche ciucciarmelo già. Però non so niente di lui, quindi meglio di no. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Ok, devo andare qui mi sa, questo è il club Asgard mi sa. Ah sì. Vediamo questo club Asgard. Ho visto che avete mandato altri 2 messaggi, ma se scrivete cose strane e soprattutto chissà quale volgarità, quindi niente, non ve li fa pubblicare ragazzi. Non ve li pubblica. Dopo io quando vado su YouTube Studio vado su quello, vado a vedere i messaggi che sono stati bloccati nella chat e vado a leggere che cosa avevate scritto, però non mi sembra il caso. Cioè se avete da scrivere mi scrivete in maniera normale, tipo buonasera Eburneo, come stai? Buonasera Eburneo, devo farti una domanda. Ecco. No, le cagate. Vediamo chi ci viene ad aprire. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reid. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reid. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Va bene, diamo un'occhiata in giro intanto. Ma questi come che vive? Intanto There has been quite a no. battle here. Mica i cassetti, intanto qua che sei morti ovunque. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Ti sta bomba. Che porta non si aprirà mai. Tanto frugo. Che se una porta ma. I cannot enter. Vabbè, ti volevi entrare così? Come arriva?
Questa stanza non vede niente. Sa che non c'è altro. Questa è una porta, ma se da dove che si entra? O no? No, io sono entrato da là. Dove vado da loro Graves, dai. Pugnale buono, buono questo. Così gli faccio un po' di furti. It's locked. Ok, chiuso anche qua. Poi che abbiamo qua, mi sa che è il tipo. Stessa casa di questi. Una villa. Mi sa che ma è pieno di gente dentro. Eccolo là, il vecchiozzo. Lì c'è un libro. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reid. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reid. Thank you, my lord. Lady Asgard expressed her wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? La ammiro, è una cara amica, si è dimostrata utile. Dico questo. She has proved to be helpful on many occasions. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Perché ora? Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Garda Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reid. But first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Ciò non la riguarda, non parli della mia famiglia, no. Facciamo questo.
It's of no concern of yours. Have no embarrassment, Dr. Reid. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Vabbè, accetto io. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reid, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Vabbè, vattene a fanculo. Uno di noi, uno di noi. Abbiamo dovuto fare la parte.
Ok. Parla con il Lord. We shall chase these intruders down. I was chased by a gigantic falcon 2 nights ago. I thought it was That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish, and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reid, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the skulls. Skulls are hostile vectors of contagion. That is a fact. But first and foremost, they are victims. I agree, Dr. Reid. Most of the new skulls who roam the streets at night used to be good British citizens. But they must be put down nevertheless. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reid. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Ritratti di famiglia, abbiamo cambiato missione. Ok. Ok, con questo posso parlare? No. Sbaglio del 20°, lui non è tanto grosso, sono più forte io. Questi sono degli idioti. Chiave del seminterrato del club Ascalon, buono.
giochiamocela tutto. Mi sa che non c'è altro. Allora abbiamo una chiave del seminterrato. Qua non abbiamo buttato l'occhio se c'era qualcosa di interessante. Posso parlare con sto qua, ma il vecchio non abbiamo parlato. Vediamo chi è il Good vecchio. evening, Dr. Reid. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject Esatto, ma observer. non Do sono... not be alarmed. The Asgard Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reid. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Is not the nature of this club a secret, shared by only a privileged few? My dear Dr. Reid, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reid. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then?
Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Simpatico. Simpaticissimo questo. Vabbè. Dobbiamo uscire adesso, proprio non volevo vedere. Però ragazzi non mi arrivano i messaggi, non capisco perché. Cioè io sono con YouTube aperto ma non vedo i messaggi, provo a ricaricare. Non vedo i messaggi, non ci sono. Boh. Ho visto che mi avete mandato 5 messaggi ma non li vedo, quindi non ho la più pallida idea. Vabbè, andiamo giù, torniamo giù. Qua ci deve essere una porta che mi porta a questa forse. No, di qua esco mi sa. Oia porco. Adesso proviamo a rientrare. Non capisco perché non riesco a vedere i messaggi. Che cazzo, sono le 7:10, adesso tra un po' chiudo. Vediamo se andranno su YouTube Studio riesco a vedere che cavolo mi avete scritto. Tanto provo a aprire qua di nuovo e vedere se mi carica i messaggi. No, non ci sono. Vediamo su YouTube Studio. Allora, commenti. No, non me li dà, non mi dà proprio i messaggi della chat, mi sa che si è bloccata la chat, ragazzi, mi dispiace. Allora io sarei anche uscito, però io ho una chiave. Mi dice di parlare con le persone, vedete? Ritratti di famiglia. Qua, questo lo posso togliere. Dovrei parlare qui intorno con le persone. Ok, vediamo un attimo. Qua c'è un'altra porta rossa. Però dai, facciamo intanto questa. Proviamo a parlare un po'. Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Esatto, ti ha creato un vampiro antico, non è che ci voleva un genio. Qua c'è una donnetta e ne parliamo subito. Se magari mi lascia farlo. Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reid. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy. Molto bene, a posto questa detesta. Stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? I
I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reid? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunches. Questa si fola. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? Infection. Infection. The rats carry it, I heard. Rats. 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 Many rats around that big house. Funny smell, too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Ok, intanto abbiamo capito che c'è una casa. Facciamo un giretto tanto per capire chi c'è e chi non c'è in giro. Anzi, se trovo dove salvare, salverei anche. Continuiamo la prossima volta da qua. Vediamo dov'è il rifugio. Nascondiglio è qua, allora vado al nascondiglio. Poi la prossima volta continuiamo qua. Sì, sono dalla parte opposta del nascondiglio comunque. Come sempre. Dove cazzo sto? Sto andando come sempre dalla parte opposta. Ma è possibile che su sto gioco la mappa sia messa alla rovescia? Allora io devo andare dalla parte opposta, quindi dovrò andare di qua, presumo. Faccio un tipo. Good evening, old chap. Ah, ma è quello di Are you prima. all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mulaney's... Yes? What about the Mulaney's? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. You need some rest, Clarence. You should try to sleep.
Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reid. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. What exactly has your mother Niente, ci sono 6 messaggi, ma io non li vedo, ragazzi. Non so perché nella chat non me li fa vedere. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reid? Or you? Ho messo chat dal vivo, ma non si vede niente su YouTube, non so. Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Ekon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so alive. That may be true for a naive girl. But I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reid. What are you doing out here? You mean what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night. Considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reid. And please, don't tell my mother. Abbiamo qui una nuova indagine. Are you a suffragette then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. Tell me about your adoption. What do you want to know? How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother.
She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. Brava. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reid? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed? Questa cosa dei messaggi è strana. Non mi fa vedere i messaggi, non capisco. No, ho visto che ne avete mandati almeno 6, ma non li vedo. Non so se mi hanno cambiato qualche cosa qua, nei commenti, nelle impostazioni, ma non credo. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Vabbè, direi che però non possiamo andare tanto avanti qua con parlare con la gente. Trovo rifugio e salvo perché... La clone non l'ho mai vista. Perché sennò troppe robe. Vedete, qua ci sarebbe altre persone con cui parlare, ma no. Devo trovare rifugio, dai. Dov'è il rifugio? Vediamo. Sempre dritto di qua devo andare. Di qua però. No. Scusa. Guarda la strada. Guarda che c'è la porta. Sarà questo il rifugio, dai. A casa mia. Bella mossa. Sotto una casa, ragazzi, sotto una casa. E sarà di sopra per salvare, immagino. E levati dei maloni un attimo. Qua è chiuso. I cannot enter. Good evening, Avery. Mr. Jonathan, I can't believe my own eyes. Sì, sono tornato a casa. You have come back too late, sir. Far too late. I know, Avery. I know about Mary and my mother. I'm so sorry. It was my duty to watch over her. She left the house in the middle of the night.
The police said... It's all right, Avery. The police said her body was found near your sister's grave in Whitechapel. You're the master of the house now. I'd understand if you fired me, sir. Vabbè, non lo so. Un attimo devo andare a fare. Ok, sono tornato. Vediamo di finire questa cosa. Non riesco a capire perché non vedo i messaggi che mi mandate. Boh, sarà un problema che ha YouTube. No, le impostazioni io ho, cioè, impostazioni predefinite. Eh, ho trattieni per la revisione i commenti potenzialmente inappropriati. Esatto. E commenti sulla tua scheda discussione, trattieni previsioni e commenti potenzialmente inappropriati. Quindi e anche in chat. Allora togliamo quello della chat e salvo. Cosa viene in chat adesso? Forse me li mette, vediamo. Proviamo a ricaricare su YouTube. Niente, non me li mette. Boh. Probabilmente avete scritto avete scritto robe strane. Vediamo domande personali. Non posso fare un cavolo. Sa vita a Londra. Mi parli del quartiere qua. E intanto gli domandiamo direttamente questo, I'm dai. currently investigating sources of the epidemic in this part of town. Do you know anything useful? Not really. Except all the MacPherson's servants resigned a few days ago. They feared becoming infected, they said. The MacPhersons? Where do they live? I think it's a rich house near the railway bridge in the southern part of the district. How was life in this house while I was away? It was sad, sir. Miss Mary moved here in July after she lost her baby and husband. So I stayed to serve both her and your mother. How was my mother? Miss Reid was very frail. After Miss Mary was found dead, your mother started talking to herself. She said she was speaking to the dead. She even said that she had seen you. How was Mary? Miss Mary went out looking for you every night after you had written to say that you were coming back. She was sure you were alive. She'll never know she was right. What are the arrangements for my mother's funeral? There will be no funeral, sir. No ceremony whatsoever, because of the sanitary situation. Where is her body then? I'm afraid your mother's body was moved to a mass grave somewhere. I have no other information. Civil service is paralyzed, sir. London is crumbling down. What is the situation in this part of town?
For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir. But your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I'm sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I live. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Do you really think I neglected my mother, Avery? Yes. I see. Well, please go on. Speak freely. It's not as if there is anything left to treasure in this house. Just like your father. You always had this capacity to focus only on what interests you. It surely helped you become a great doctor, but not such a great son. Potrei anche acciucciarmi volendo. Thank you, Avery. We'll talk later. Your bedroom is ready as always. Good night, sir. Ok, siamo a nascondiglio, assolviamo adesso. Allora abbiamo trovato questa cosa qua, la lupara usata, vediamo se la posso migliorare.
Direi che ce la mettiamo. 458 di danno per la lupara. Bella. Poi abbiamo trovato il pugnale buono. Dimmi cos'è questo. Diminuisce il consumo di energia del 10% oppure sangue. Sangue noi vogliamo. Vabbè, abbiamo fatto il pugnale perfetto. Abbiamo la pistola a paravello perfetta. E questo non lo possiamo fare. Ok, vediamo se il bastone. Abbiamo detto di no, mi pare. No. Qua avevamo l'accetta, quella che dà 121. Questa. No. Ok, le armi le abbiamo fatte, qua abbiamo fatto, qua non c'è altro. Ok. Io mi metterei, aspettate, mi metterei la pistolazza. Oppure il pugnale perfetto, anche no. Non è che maneggiava granché. Mi metterei questo io. Però solo 2 colpi di 8. È devastante questo. E questa potrei cambiarla con cosa? Questo fa 264 di danno, bastone spinato eccezionale. Ma è quello che usa 2 mani però. Sette messaggi, qui non li vedi i messaggi, cazzo. Che palle. E mi dispiace, non li vedo. Chiave piccola, dettagli. La chiave dell'ufficio di A. Ok, quindi avrò trovato la chiave del seminterrato del club Ascalon. Nota da quale prima l'abbiamo vista, ok. Ah, e qua c'è la diario insanguinato anche. Qua abbiamo la fede nuziale sulla collana, il buco bianco e la croce di Thomas. Ma perché non mi va più, mi torna più indietro? Che cazzo, si è bloccato anche qua. Male che roba. Sto premendo le freccine ma non va più indietro, vabbè. Salviamo ragazzi. Adesso vediamo, andiamo in blanda. Ah, ma non si può andare in blanda qua, scusa, sì. Ho trovato dei soldi, qua abbiamo fatto. Qua c'è la roba, questa è camera mia. Qua c'è una porta, ma la apriremo la prossima volta. Siamo a casa nostra, dai. Vado in Brandex, salvo e se vedrò i messaggi vi risponderò. Mi dà anche a me fastidio che non posso rispondere. Allora, difensive, la coagulazione, vediamo se possiamo aumentare questo. Possiamo mettercelo, 2000 costa, 5 secondi di controllo. Ah, ma questo no, è l'attacco. Questo va a vedere se l'autofagia. Autofagia posso mettere questo che dà 200 di guarigione e anche questo da 300 di guarigione.
però questo baratti curarti in istante aggiuntiva alla tua rigenerazione ok, posso scegliere o qua o qua. Io andrei per cose più croccanti, però questo costa 25, questo costa 15, facciamo questo dai. Ok. E poi volevo aumentare il sangue, grande 7, volume di sangue, esatto, volevo aumentarlo. Costa 2000, non ci arriva, ti pareva? Il morso, scienza, mi frega un cazzo. Questo potrei portarlo a livello 2, 2000, neanche per cazzo. Aggressive, le lance di sangue aumentare costa 2000, costerà, esatto. Costa 2000. E aumentiamo la condizione fisica allora a sto punto. E ci restano 2,75, dai, va bene così. Confermo ragazzi e ci vediamo nella prossima live. Mi dispiace per i messaggi, guarderò. Comunque se vi è piaciuto lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale dell'Eburneo, seguitemi anche sulla pagina di Facebook, sempre l'Eburneo, l'avete in descrizione anche nelle informazioni del mio canale. E in alto a destra all'inizio dove c'è scritto gamer sulla destra c'è anche la pagina di Facebook. Un salutone, ciao ciao.